Giorno 1 di 11. Peggio di così non si può. Che freddo che fa stamattina. Madonna santa, che freddo, ragazzi. Che troia. Prima volta che esco stamattina fuori, non faccio stare 10 gradi neanche. Benvenuti su Sì Vloggia. Sono le 3 di mattina, quindi parlo molto piano perché non voglio svegliare nessuno. Mi sembra una cosa molto brutta. Ci sono delle luci accese in una casa. Vabbè, pazienza. Sono le 3 di mattina, mi sono svegliato tipo un quarto d'ora fa, alle 2:45. Ho caricato la mia roba in macchina. Fa freddissimo, ci saranno tipo 8-9 gradi. E adesso partiamo verso la Slovenia. Ci fermeremo a Grado Pineta a trovare i parenti che abbiamo in Friuli. Volevi! Guarda che fascia! Guarda che faccia! Poi faremo San Daniele del Friuli con Palo e Prosciutto, Udine. Poi andremo a dormire a Caporetto. Abbiamo 6 ore di macchina da fare. Comunque sono molto stanco perché sono andato a dormire tipo alle 11:30. E quando sono andato alla sveglia tipo alle 2:45 volevo prendere il telefono, buttarlo giù dal balcone e tornare a dormire. Però poi mi sono guardato che la sveglia era per la vacanza, quindi ho detto vabbè, scendiamo, va. Siamo fermi a questo autogrill, l'autogrill di Bauli. Bauli saranno quelli che fanno le brioche, sapete, quelle inconfezionate. C'è questo autogrill che è molto bello, tra l'altro, ma non è così bello come sembra questa sosta, diciamo così, in autostrada, perché è tipo un'ora che siamo fermi qua, ma non per nostra spontanea volontà, ma si è rotta la macchina. Praticamente siamo venuti qua in autogrill e a un certo la macchina è stata a fare un rumore strano. La riaccendiamo per ripartire e il cambio non funzionava, quindi inserisce le marce ma poi non va, quindi si è rotto il cambio. Abbiamo chiamato ora il soccorso autostradale. Per fortuna siamo anche assicurati, quindi non paghiamo quelli che ci portano via. Siamo a letteralmente 10 minuti dall'aeroporto di Verona e un quarto d'ora dal centro di Verona, quindi comunque in ogni caso qua non moriamo. Meno male che siamo fermi in autogrill, perché almeno c'è un po' qualcosa da fare, altrimenti sarebbe veramente una palla assurda. E ora vengono quelli del caro attrezzi, vediamo. Mi sa che affitteremo una macchina per andare in Slovenia, perché chiaramente cambiare il cambio non è che lo fanno oggi, che sono pure chiusi, non lo fanno neanche domani. È successo, capita, succede. Niente panico, non muore nessuno, al massimo salta la vacanza, cioè non è che moriamo. Ah, eccoci qua sopra il carro attrezzi con la macchina, ragazzi. Poi tanto ci sono tutti i finestrini aperti anche qua. Non so se si può accendere la macchina, se non si può accendere, quindi lasciamo stare. Stiamo morendo di freddo, vabbè. Adesso fermeremo a Verona. Noi ci abbiamo messo mezz'ora a cercare il biglietto dell'autostrada, perché chiaramente poi è tutto casino, abbiamo perso pure quello. E poi vedremo cosa fare. Tanto andiamo a usare la macchina in qualche meccanico, se esiste. Questo è l'aeroporto di Verona, dove probabilmente noleggeremo la macchina, perché non posso solo lì. Alla fine sono solo le 8:30, cioè perderemo l'appuntamento a salutare gli zii, ma per il resto teoricamente adesso vediamo, ma dovremmo riuscire a fare più o meno quasi tutto, se fa tutto secondo il piano. Probabilmente non arriveremo neanche in Slovenia, però vabbè. Però è un'esperienza, devo dire, molto molto interessante da fare. Bene, siamo fermi in quella casella dell'autostrada a fare cosa non si sa. Vabbè, vedremo, scopriremo. Quando c'è mio padre davanti. Allora, qui abbiamo pagato l'autostrada, 21,80 €. Ora andiamo a posare la macchina, questa qua, in un posto dove l'aggiustano domani. Poi andiamo a prendere un pullman o un taxi per l'aeroporto, affittare la macchina. Veniamo di nuovo dove hanno scaricato questa macchina qua per caricare la roba sull'altra macchina. È un bel casino, adesso vediamo cosa succede. Qui siamo in un bel postaccio, non c'è assolutamente nulla se non fabbrica e basta. Siamo qui,
dalla carrozzeria Vischio e questo è. Ora stiamo cercando un noleggio di auto, stiamo chiamando un po' di posti qua a Verona, vediamo, ce ne serve uno che ce ne dia questa mattina, perché abbiamo già chiamato in diversi posti, ce l'hanno oggi pomeriggio e che non costano occhio della testa, quindi stiamo chiamando un po' tutti, vediamo qual è la migliore offerta. L'importante è che ci dia stamattina, perché non abbiamo tempo, e poi chiameremo un taxi e spenderemo quello che c'è da spendere e ci faremo portare là. Poi quella macchina lì rimane qua, sperando che per il 13 ce la aggiustino, se no sono cazzi amari. Va bene, abbiamo preso un taxi, adesso vediamo, cioè arriva a prenderci, spenderemo un occhio della testa, ma così, cioè, non è, o non andiamo in vacanza o se no facciamo così, cioè, tante alternative non ce ne sono, qua pullman non ce ne sono perché siamo nel posto più in culo ai lupi di Verona. È nata così, ragazzi, è nata così. Allora, siamo all'aeroporto di Verona e in questo palazzo qui, vedete, c'è scritto Rent a Car, ci sono tutti gli uffici di tutti quelli che noleggiano macchine, speriamo di trovarne una. Abbiamo fatto 10 minuti di taxi, 31 euro, ci sta, pensavo di pagare di più sinceramente, cioè è carissimo però pensavo di pagare di più. Abbiamo chiesto a Europcar, ha delle macchine intorno ai 900 euro, solo che non sappiamo se è assicurato, abbiamo chiamato l'assicurazione, non ha risposto, abbiamo chiamato il tipo dell'assicurazione che ci ha risposto, anche se è domenica, ha detto che però non lo sa, quindi deve chiedere se copre l'assicurazione, il noleggio auto su quando rompi la macchina normale. Mamma mia ragazzi che casino, cioè allora praticamente l'assicurazione ti copre solo 3 giorni, perché giustamente non sono stronzi, ti copre solo 3 giorni e poi cosa deve essere? Cioè deve essere, quelli del caratteristico ti devono fare un foglio, quelli che ci hanno ritirato la macchina, ti devono fare un foglio che ti dicono che la macchina non può essere riparata in 8 ore, mandarlo all'assicurazione e allora ti rimborsano quei 3 giorni. È una cosa, guarda, io veramente, cioè è una cosa orripilante. Quindi sì, vabbè, 300 euro li recuperiamo, però adesso è un casino a contattare, vabbè, vedremo cosa il da farsi. Questa qui è la nostra macchina, una Ford Focus Station Wagon, perché deve avere tanto bagagliaio, perché ci serve per le valigie. Abbiamo pagato 991 euro, che era tipo 850 in totale, ma per andare in Slovenia c'è da pagare una tassa in più di 10 euro al giorno più IVA, ed è aumentato. Ragazzi, è andata così, abbiamo buttato via 1000 euro per comprare una macchina. È successo, non è che possiamo decidere noi quando si rompe la macchina. Ora ricapitoliamo quello che è successo. Si è rotta la macchina, alla fine poi il carro attrezzi era portato da un meccanico che stranamente era aperto anche ad agosto e per il 13 ce l'ha aggiustata, alla fine ha rotto le semiasse per 250 euro, cioè si è cavata, ok? Meno male che si è fermata in autogrill, meno male che si è fermata in autogrill, perché se si fermava in galleria o in autostrada erano cavoli, era più facile da caricare probabilmente, però dopo tu devi stare 2 ore seduto in macchina nella corsia di emergenza, lì almeno potevamo stare un po' fuori e bella grazia, nella sfiga abbiamo avuto anche culo, perché se si fermava a 200 km dalla città più vicina, tu la macchina di domenica dove la noleggi, invece lì abbiamo avuto una fortuna clamorosa che si è fermata proprio davanti all'aeroporto di Verona e quindi era con 30 euro di taxi, alla fine 2 ore perse, ce la siamo cavata e abbiamo preso una macchina a noleggio. Per quanto riguarda la macchina a noleggio era cara, perché 900 euro per una Ford Focus col cambio automatico, macchina che andava benissimo, cioè andava divinamente bene, era comodissima, è cara, però era presa sul giorno ed era ad agosto, quindi comunque un prezzo sì alto ma neanche altissimo, cioè siamo andati prima da Sixt e c'erano macchine molto più piccole a 1.400-1.500, quindi un prezzo comunque normale. Detto questo, Europcar non ha fatto storie, nel senso che abbiamo comunque riconsegnato la macchina, non l'hanno neanche controllata, quindi diciamo che si fidano abbastanza. Dovete dare 100 euro di cauzione e poi dovete dare una carta di credito, dovete pagare per forza con carta, non si può pagare in contanti, e loro quando finite il noleggio vi prendono i soldi che devono prendere e vi ridanno, se è tutto a posto, i 100 euro di cauzione. Detto questo, ci hanno truffati Europcar, perché diciamo che loro
se tu vai in Montenegro, Bosnia, Grecia e Slovenia, devi fare un'assicurazione in più di 10 euro al giorno più IVA, cioè sono 120 euro per 10 giorni. Considerate che voi con 400 euro vi pagate l'assicurazione della macchina all'anno, quindi 120 euro per 10 giorni è una follia ed è una truffa legalizzata che dovrebbe essere assolutamente proibita, e gente normale, cioè in un paese normale, gente che ti truffa così dovrebbe andare in galera, perché tu non puoi fare una cosa del genere. Ora, su Bosnia, Montenegro e Grecia potrebbe anche darsi che sia veramente pericoloso, ma sulla Slovenia non è pericoloso, perché questa assicurazione copre i vari furti di auto in giro per la Slovenia. Se mi rubano una macchina in Slovenia e non ho quell'assicurazione, sono penalmente punibile, cioè posso andare in galera, o comunque devo pagare una penale molto alta. E questo che non so capire, perché se io vado in Svizzera e mi rubano la macchina non succede nulla, se invece vado in Slovenia e mi rubano la macchina e non ho l'assicurazione quella lì, allora vado in galera. Comunque vabbè, queste cose sono le classiche cose che l'assicurazione ti deve truffare, ok? Perché 120 euro in più si sono presi, cioè, loro ti devono ridare 100 euro di cauzione se li riprendono così, perché questa cosa non ha alcun senso, considerando che la Slovenia è il nono paese più sicuro del mondo e i furti d'auto in Italia sono circa 70.000 all'anno e in Slovenia sono 1.000, quindi diciamo che è giusto un pelo più sicuro la Slovenia rispetto all'Italia, però è successo. Magari quando volete andare a lanciare una macchina per andare in Slovenia, fatevi presente questi dati, così magari si fanno furbi, perché noi non ci siamo fatti furbi, ci siamo fatti fregare. Andiamo avanti con il video. E quindi qua è la macchina, ha il cambio automatico, quindi non sappiamo usarla, cioè non sanno usarla mio padre e mia madre perché non hanno mai usato. Comunque la macchina è molto semplice da usare, la macchina è fatta così. Guardate così. Per pagare 10 euro ogni giorno perché E il bagagliaio è abbastanza capiente in realtà. Alla fine nel baule abbiamo messo di tutto e di più o meno è chiuso. Qui la roba più o meno ci siamo fatta stare, faremo un piccolo sforzo per oggi e vabbè, così portiamo tutto. Ho lasciato solo qua i cuscini per la notte, tanto ci sono là, e qua delle coperte, delle come si chiamano? Felpe, sciarpe, ma tanto ne abbiamo già delle altre in valigia, quindi perfetto. E ora partiamo verso Udine. Non so se riusciamo ad andare a San Daniele perché è già le 11:30, vediamo cosa riusciamo a fare. Manca all'incirca poco meno di un'ora per San Daniele, qui iniziano già le montagne del Friuli. Beh, qui stile. Il fiume Tagliamento, fiume per modo di dire, perché di acqua non ce n'è, però vabbè. Là c'è il paese di San Daniele e ora stiamo arrivando alla prosciutteria La Glaciere per acquistare un po' di prosciutto San Daniele. Mamma! La Glaciere, che cazzo, Possiamo anche andare. me ne frega, Possiamo anche andare. Allora, siamo arrivati, il paese qui dietro è San Daniele del Friuli. Volevamo andare a La Glaciere, La Glaciere, come cavolo si chiama, però è chiuso. Sul sito c'è scritto che domenica è aperto 10:15, sono le 2:30 adesso, ma in realtà è chiuso. E quindi siamo venuti qua sulla strada, in questo qua dock dell'Ava, che è turistico, per cui non saranno proprio ufficiali, però era più vicino e adesso compareremo con qualche prosciutto. Poi vediamo se andare nel paese o se andare direttamente a Udine a mangiare. Guarda che belli! Saliamo al piano di sopra dove ci sono i bagni e il museo del prosciutto, che è gratis, per cui faremo un giro veloce. Qui dentro si entra al museo del prosciutto. Il prosciutto di San Daniele è un salume molto pregiato, con una storia millenaria, la cui origine risale addirittura all'epoca pre-romana. La sua produzione è strettamente legata al comune di San Daniele del Friuli, dove un microclima unico, creato dall'incontro tra i venti marini e quelli alpini, favorisce la sua stagionatura naturale. Dov'è Nonna Pina? Qui tra l'altro è venuto anche
Re Carlo d'Inghilterra a provare il prosciutto qua di San Daniele. La produzione segue un processo rigoroso che comprende la salatura, in cui le cosce di suino vengono massaggiate a mano con sale marino, la pressatura per assorbire il sale, molti mesi di riposo, il lavaggio, 13 mesi di stagionatura in ambienti naturali e infine la sugnatura, ovvero l'applicazione di una miscela protettiva di grasso, pepe e farina. C'è un odore abbastanza forte di prosciutti, abbastanza nauseante dopo un po'. Andiamo a mangiare adesso. Andiamo a comprarla. Siamo in centro a San Daniele, abbiamo trovato il parco del castello, vogliamo andare a mangiare lì e poi niente, magari faccio un giro veloce per il centro del paese che è qua, lì c'è la chiesa, però adesso andiamo a mangiare. Il territorio di San Daniele del Friuli era abitato fin dall'epoca pre-romana e fu un importante insediamento in epoca romana. Ho trovato una panchina qua. Abbiamo trovato il parco. Posto all'ombra per VIP e ora mangiamo. Proviamo il prosciutto. Era più buono quello che avevo comprato. Adesso da quello che si compra da noi è un po' più salato, però è buono. Durante il Medioevo venne costruito il castello e il centro storico che divenne un centro politico ed economico di rilievo. Nel 1420 San Daniele passò sotto il controllo della Repubblica di Venezia, periodo durante il quale conobbe un grande sviluppo culturale. Proprio in quest'epoca venne arricchita la biblioteca guarneriana, una delle biblioteche più antiche d'Italia che conserva manoscritti e incunaboli di grande valore. Dopo la caduta di Venezia, la città passò sotto il dominio austriaco. Qui si sta molto bene, fa fresco. Ha piovuto per una settimana di fila qua, mi hanno detto tipo l'autista del taxi stamattina, mi ha detto anche mia zia che comunque abita sotto, che non siamo andati a vedere, a trovare perché si è rotta la macchina e nulla. Ho mangiato bene. 60 euro mi sono per comprare pane, prosciutto crudo, prosciutto cotto, ma ricordo che ne aveva comprato anche un pezzo da portare a casa. Non è tantissimo, perché comunque ci sono dei prosciutti che costano, qua costano 40 euro al chilo, ci sono dei prosciutti che costano molto di più dalle nostre parti e non sono poi così buoni come questo. Ora dobbiamo andare giù, fare un giro velocissimo in paese perché ci sta scadendo la mezz'ora gratuita di parcheggio, perché il parcheggio è a pagamento ma c'è una mezz'ora gratuita e noi la sfruttiamo e non vogliamo farla scadere di tanto perché se poi vengono a controllare, non vengono, però se vengono poi ci fanno una multa e dopo tutti i problemi di stamattina, ecco, anche la multa forse eviterei. Nel 1866 fu annessa al Regno d'Italia. Nel 1976 fu gravemente danneggiata dal terremoto che colpì il Friuli, ma grazie a un grande sforzo collettivo fu ricostruita fedelmente. Comunque c'è un trucco per non pagare il parcheggio, non so se dovrei dirlo ma ve lo dico. Non vi chiede nessun numero di tara, quindi praticamente voi fate il biglietto per mezz'ora e poi invece che farlo scadere per, diciamo, per pagarlo, voi dopo mezz'ora andate a rifare il biglietto per un'altra mezz'ora gratis e non lo pagate mai. Non è molto legale, però... Del 2023 costa...
Ah, qui è un cruise di Veneta prosciutto, vendono tutti questi prosciutti. Va bene ragazzi, San Marino del Friuli l'abbiamo visto, è un paese carino, ma insomma non è che sia il paese vero del Friuli, cioè se non avete nulla da fare venite, altrimenti possiamo, cioè a parte la chiesa questa qua che era bellissima, tutto il resto sì carino, ma non più di carino. Adesso abbiamo mezz'ora di macchina e andiamo a vedere Udine. Sono già... Comunque Udine alla fine è un paesone, perché cioè, qua siamo a 2,5 km dal centro, siamo in mezzo a, non dico la campagna, ma guarda, ci sono poche case, cioè 1 chilometro fa, 1,5 chilometri fa è la campagna. Paesone. Ok, siamo arrivati a Udine, ci siamo parcheggiati 600 metri prima di Piazza Primo Maggio, che è l'ultima piazza accessibile, diciamo, in macchina, quella più vicina al centro. Ci siamo parcheggiati un po' fuori perché pensavamo magari che lì il parcheggio sia a pagamento, questo non lo so, ma più che altro che sia pieno. Comunque a 600 metri da lì parcheggiate qua, è tutto completamente gratis. Ora il centro è di là. Qui non siamo ancora nel centro ed è veramente, cioè non c'è niente, veramente brutto. Non è brutto come architettura, ma è brutto proprio come posto. Cioè siamo a 100 metri dal centro, no, 200 metri dal centro e non c'è nulla, deserto. Le origini di Udine sono avvolte nella leggenda legata alla figura di Attila. Si narra che Attila, dopo aver saccheggiato Aquileia, fece innalzare una collina artificiale, dove oggi c'è il castello, per ammirare l'incendio, utilizzando la terra che i suoi soldati avevano trasportato con gli elmi. Questa è via del Mercato Vecchio, che è la via principale di Udine. E qui siamo arrivati in piazza Giacomo Matteotti, che è la seconda piazza più grande di Udine. A parte la leggenda, la prima menzione storica di Udine risale al 983, quando l'imperatore Ottone II la donò ai patriarchi di Aquileia. Sotto questo dominio la città divenne la capitale della patria del Friuli, una regione autonoma sotto il controllo del patriarcato. Questa è una riproduzione a livello elevato della Supercoppa europea che si giocherà al 13 agosto tra Paris Saint-Germain e la vincente dell'Europa League, che non mi ricordo qual è adesso, ho un lapsus clamoroso, qui proprio allo stadio dell'Udinese, tra il Paris Saint-Germain e il Tottenham. Finalmente mi è venuto in mente il Tottenham. Questo periodo fu caratterizzato da una grande prosperità, con la costruzione di importanti edifici e lo sviluppo del commercio. Granita all'anguria, troppo dolce, però bevibile e mangiabile, dipende, un po' solida, un po' liquida. Nel 1420 Udine passò anch'essa sotto il controllo della Repubblica di Venezia, che pose fine all'indipendenza del patriarcato. La dominazione veneziana durò fino al 1797 e lasciò un'impronta indelebile sull'architettura e sulla cultura della città, con la costruzione di eleganti palazzi e logge che richiamano lo stile veneziano. Questa qui è Piazza della Libertà, ovvero la piazza più famosa. Quando aprite le foto di Udine c'è sempre questo.
Udine passò poi sotto il controllo dell'impero ausburgico per un breve periodo, prima di essere annessa al Regno d'Italia nel 1866, insieme al resto del Friuli. Durante la Prima Guerra Mondiale fu la capitale della guerra italiana, sede del Comando Supremo dell'Esercito. Anche Udine venne poi colpita dal terremoto del 1976, ma la città, grazie a una straordinaria opera di ricostruzione, ha saputo rinascere. Questa qui è la loggia di San Giovanni. Sotto non c'è assolutamente nulla. Mentre questa qui invece è la torre del Reloge, qualcosa del genere. Invece questa qui dietro è la famosissima loggia del Lionello. Quello lì è il castello e sarà l'ultima cosa che vedremo, perché adesso andiamo un attimo alla cattedrale, poi concludiamo la giornata con la vista sulla città dal castello, che è privato, ci sono dei musei dentro, ma noi lo vedremo solamente da fuori e poi dopo ce ne torneremo a casa. E questa qui invece è la cattedrale di Udine. C'è anche il museo della cattedrale, dove contengono, diciamo, varie cose religiose, comunque architettoniche varie, ma se c'è una cosa che odio sono i musei architettonici e di arte, quindi direi che evitiamo, anche se è gratis, anche perché tempo comunque non c'è. Nel castello ci sono questi 4 musei, quello della fotografia a Friulano, quello dell'arte antica, il museo archeologico e del risorgimento. Forse a parte quello della fotografia tutti gli altri non mi interessano, perché insomma a me i musei non piacciono, però andiamo a vedere la vista. Il castello niente di splendido, ma la vista invece è nettamente molto meglio. Cattedrale, qui la loggia con la torre e l'altra loggia. Ok ragazzi, questo è fatto, anche Udine è stata più o meno vista, una città carina, il centro storico è abbastanza bello, certo non è la città più bella del mondo, però è carina come città, diciamo che un giro lo farei. Adesso abbiamo un'ora e un quarto, sono già le 6 e un quarto, abbiamo un'ora e un quarto per arrivare a Caporetto, ma vogliamo ancora fare una tappa al Blue Energy Stadium, che è lo stadio dell'Udinese. Siamo dietro al castello, vediamo la vista che sia di qua. Diciamo che sono belle le montagne, il resto lascia abbastanza desiderare. Anche qui belle le montagne, il resto. Diciamo che Udine è bella al centro storico, fuori dal centro storico penso molto brutta, bruttissima.
centro invece è carino. Ma io non capisco, stasera qua è previsto un attacco terroristico o cosa? Che c'è l'esercito e 2 macchine della polizia, cioè è una cosa, boh, sembra, insomma ci sono i talebani in giro, perché si capisce sempre. Bene, ora passiamo da quella via lì, centro, e andiamo dalla macchina. Eccolo qui, il Blue Energy Stadium, uno dei pochi stadi privati, cioè non comunali, della Serie A italiana. Stadio dell'Udinese, da dentro è molto più bello che da fuori, ma non possiamo entrare. E questo stadio che ospiterà il 13 di agosto la finale della Supercoppa Europea tra il Paris Saint-Germain e il Tottenham. Vabbè, questo è, adesso magari facciamo il giro con la macchina, ma alla fine lo stadio è questo. Qui sotto secondo me c'è il parcheggio da cui scendono i giocatori, sotterraneo, che per le macchine c'è solo fuori, penso, comunque degli operatori, dei calciatori, del pullman delle squadre. E questo è lo stadio qui da vicino, ancora un po' in restauro perché sto facendo i lavori per la nuova stagione dell'Udinese e soprattutto per la Supercoppa Europea. Guardate qua lo stadio, è bello grosso. Fermate un attimo. Vedete che c'è anche la pubblicità della Supercoppa. Beh, qui devo dire che è un bel postaccio, mamma mia. Qui mette già i cartelli in doppia riga, quindi vuol dire che siamo praticamente in Slovenia, mancano 3-4 km. Comunque trovare un punto di confine più brutto di questo era difficile, cioè mamma mia. Una depressione sto posto che... C'è appena stato il cartello, tra 300 metri siamo in Slovenia, quindi magari visto che c'è la Guardia di Finanza smetto di filmare. Signore e signori, vi do appuntamento in Slovenia, siamo arrivati nel paese europeo grande, più o meno come la Toscana. Qui è l'unica scritta in italiano che c'è, e qua in A già è tutto in sloveno, Gostilna, menù in sloveno, tutto in sloveno già. Ah, non c'è neanche più, neanche tipo ciao in italiano, tutto in sloveno adesso. E vabbè, siamo in Slovenia, nessuno ha controllato, zero proprio. Prima impressione sulla Slovenia, no, cioè l'asfalto fa schifo, peggio che in Italia che ce ne vuole già tanto, e non c'è nulla. Cioè ho visto una macchina slovena parcheggiata lì e basta. Vabbè, adesso uscirà un po' di qualcosa di decente, spero. Inizio a raccontarvi qualcosa sulla Slovenia e partiamo dalla geografia e dalle informazioni principali. La Slovenia è un paese grande come la Puglia, 20.000 km², ha poco più di 2 milioni di abitanti e la capitale è Lubiana. Confina con Austria, Ungheria, Croazia e Italia ed è bagnata per 46 km dal Mar Adriatico. Il paese si trova all'incrocio di 4 grandi regioni geografiche europee, le Alpi Dinariche, la pianura pannonica e il Mar Mediterraneo. Il territorio è prevalentemente montuoso e collinare. A nord-ovest si trovano le Alpi Giulie, dove si eleva la vetta più alta del paese, il monte Tricorno o Triglav, che raggiunge 2864 metri. Altre importanti catene montuose sono le Caravanche e le Alpi di Kamnik della Savigna. A sud-ovest si estende la regione del Carso, famosa per le grotte. Invece le aree pianeggianti si trovano per lo più a est, vicino all'Ungheria, con la pianura pannonica. I fiumi principali sono la Sava e la Drava, affluenti del Danubio, mentre i laghi principali sono il lago di Bled e di Boinj. Il clima nelle zone montuose ha inverni freddi e abbondanti nevicate e estati calde, mentre lungo la stretta fascia costiera ci sono estati calde e inverni miti. Nella parte orientale e centrale del paese sono estati calde e inverni freddi. Infine, curiosità, il 60% del paese è coperto da foreste, rendendo la Slovenia una delle nazioni più boscose d'Europa. Qui siamo in sto posto inculato che si chiama Jezerka. Guarda che persiane. E dobbiamo salire. Sto per toccare per la prima volta il suolo sloveno, che è uguale a quello italiano, ma dettagli. Ai 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 ai. Siamo arrivati, questo qua è l'appartamento. Non so se ci sia ancora qualcuno o no, perché dovevamo arrivare alle 7:30, sono le 9, vabbè. La vista non è male. La vista non è male.
Allora, sono le 9:20, ci siamo un po' sistemati, un po' alla fretta e furia. Il tipo parlava bene italiano, quindi è molto... insomma, non ci sono problemi sotto questo punto di vista. La casa è enorme, ve la faccio vedere dopo o domani. Adesso fatemi mangiare, fatemi riposare, che abbiamo avuto una giornata disastrosa, quindi con calma ci rilassiamo un po', poi domani facciamo tutto quello che c'è da fare. Va bene ragazzi, sono le 11 e un po', le 11:30 quasi, no 11:30 no, sono le 11:03, 4 minuti, quasi 11:10. È stata una giornata veramente bastarda, di tutto è successo. Vado a dormire, ho la camera da solo, domani poi vi spiego tutto. Niente, ci vediamo domani, tipo per voi è mercoledì prossimo, giornata veramente disastrosa. Ci vediamo mercoledì ore 19:30 con un nuovo video dalla Slovenia. Ciao a tutti.